Vorremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumo Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Mattino Milan del 10 dicembre del 2024, ben ritrovati a tutti, buon martedì, Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti e auguri direttore. Già, purtroppo si invecchia per davvero, si invecchia, c'è grande amarezza. Febbre a 38, direttore. Sì, ormai la febbre sta salendo via più, vabbè, siamo arrivati a questa cifra. L'importante è arrivarci e non rifinanziarla, quindi non riscadenziarla. Ma ne parleremo di questo. No, pensavo mi dicessi l'importante è arrivarci come ci è arrivato Giroud, come ci è non lo so. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo alla vigilia della Champions, quindi tra poco ci vedrete sui social essere Milanello, in conferenza, poi talk, quelle probabili, le parole di Fonseca, le ultime da Milanello per avvicinarci a quella che è la sfida di domani contro la Stella Rossa. Detto questo, è tutto ciò che diremo della partita in questo momento, in questo video, nonostante siamo alla vigilia della gara di Champions, perché premono un po' le questioni societarie per la, credo, 238esima volta negli ultimi 6 anni. Quindi, visto che è la 238esima volta, questo video avrà 238.000 like, perché chi ci ascolta l'avrà già messo, avrà già commentato, avrà già fatto gli auguri al direttore nei commenti, avrà già condiviso il video, si sarà già iscritto se non l'ha ancora fatto, attivando la campanella, insomma, sarà un video bello, carico e pieno di like. Almeno 38 nuovi iscritti sarebbe cose buone e giuste. 38, non di più, quindi partiamo dai. Questa è la Gazzetta dello Sport di quest'oggi. Mi tengo il Milan. Cardinale rilancia tempi più lunghi fino al 2028 per restituire Elliott i 700 milioni del prestito, perché ovviamente maturando gli interessi siamo arrivati all'incirca a quella cifra lì, sono 6,93 se non ricordo male. Quindi siamo arrivati ai 700. Questo è il titolo. Quindi se uno al bar intravede la Gazzetta dello Sport tra un Corriere, un Repubblica, eccetera, e guarda solo il titolo, dice, caspita. Poi bisogna entrare nel pezzo e il pezzo dice quasi tutt'altro, o meglio, specifica il come e il perché riuscirebbe nel caso Jerry Cardinale a tenersi il Milan. Allora, non, ve lo dico già, andando a chiudere la questione del vendor loan restituendo i soldi a Elliott con le proprie forze. Quindi già mettiamo un paletto. Quindi non è il caso di un Cardinale che arriva più o meno intorno alla scadenza e dice a Elliott: questi sono, arrivederci, grazie, è stato un bel percorso insieme, ora il Milan è mio. Non così. Prima di iniziare a capire come, invece, un pezzettino del pezzo, scusate il gioco di parole, per confermare quello che avevamo detto ormai negli ultimi giorni, cioè la trattativa tra il numero 1 di Redbird del fondo di proprietà della famiglia Singer è iniziata da mesi in netto anticipo rispetto alla scadenza fissata all'agosto 25. L'obiettivo è arrivare a un accordo non in prossimità del gong. Quello che avevamo più o meno detto negli ultimi giorni, senza sbilanciarsi, perché ovviamente non avevamo detto come, quando e perché, se cambierà o meno la proprietà, se rimarrà Cardinale, se. Ma semplicemente fatto un discorso di tempistiche. Quello che avevamo detto è non si arriverà al gong, non arriveremo agli ultimi giorni con la corsa al bonifico, non arriveremo all'ultimo mese dicendo come sarà, come non sarà il futuro del Milan. L'idea era quello di arretrare, diciamo così, la scadenza alla primavera, all'inizio di questa primavera, quindi intorno ai primi mesi primaverili, non di più. Anche perché, come avevamo detto, c'è una questione legata allo stadio molto impattante già invece nei mesi invernali, che quindi potrebbe dare anche un senso a quello che poi potrebbe accadere in primavera, perché lo sappiamo, lo stadio è qualcosa che ovviamente lega tutto quanto. Saranno mesi importanti, direttore, tra lo stadio, la questione vendor loan, il capire come sarà
composto il Milan in primavera, inizio estate, cioè a che punto sarà con lo stadio, cosa si starà facendo per lo stadio, Cardinale se e come avrà trovato accordo con Elliott per il vendor loan. Saranno mesi veramente importanti. Io in questo momento non cioè, se mi dici: "Qual è il tuo sentore, qual è la tua sensazione?" Cosa preferirei? Non saprei risponderti onestamente. Cioè, è una situazione talmente strana, talmente intricata, che ha talmente tante cose l'une che influenzano le altre, che che è difficile. È difficile, Allora, guarda, facciamo così, entriamo nella piega del eh, pezzo, così lo okay. commentiamo meglio, anche perché c'è una specifica importante, cioè questa. No, scusate, quest'altra. Prima leggiamo questo. Adesso a quei 550 milioni vanno sommati gli interessi maturati per una cifra complessiva da rimborsare in un'unica soluzione, il termine tecnico è bullet payment, tra poco meno di 9 mesi, che si aggira intorno ai 700 milioni, 693 per la precisione. E proprio quella somma Red Bull vorrebbe rifinanziarla con Elliott, interamente o in gran parte, strada percorribile se nuovi investitori si dimostreranno interessati ad affiancare Cardinale e garantiranno equity, ovvero soldi da girare subito alla famiglia Singer. Quindi Gazzetta vincola la possibile permanenza di Cardinale all'arrivo di un nuovo investitore che affianca Cardinale e che metterebbe equity da girare ai Singer. Okay. Per quello dicevo inizialmente, se ci sarà il rifinanziamento oppure se ci sarà la chiusura dell'accordo con Cardinale che prende tutto il Milan, in base a quello che scrive anche Gazzetta, e ci sta, qui possiamo dire sì, ci sta, assolutamente sì, c'è bisogno di una terza parte. Okay, p p non lo so, cioè sì, ma non è Guarda, abbastanza chiara la situazione. Non so dirti come andrà a finire, cioè o cosa mi no, ma in questo momento aspetto. non c'è, se si prova a dire esattamente come sarà il futuro, probabilmente si fa un esercizio di divinazione, non di giornalismo, cioè si cerca di indovinare un po' il futuro. No, Il ma futuro in anche questo cioè, momento è ancora un po'. anche dirti tipo lo scenario migliore per il Milan quale sarebbe, cioè, non lo so, cioè non lo No, so. quello è ancor peggio. Eh. Guarda, ti leggo anche questa parte. Qui parla di Cardinale. Uno con la sua esperienza sapeva che si sarebbe trovato di fronte al bivio l'estate 25 ed è convinto di aver le carte giuste per trovare un accordo con Elliott per portare avanti il suo progetto. Probabilmente fino al 2028, ovvero per un altro triennio. Le nuove tempistiche di rifinanziamento sono tuttora oggetto di trattativa e sono chiaramente legate al tasso di interesse. Non va escluso che in gioco possa entrare un altro fondo. Quindi, giusto per ricapitolare, a parte il titolo trionfalistico, che non c'entra niente invece, come avete visto, con quello che poi viene scritto nel pezzo, si vincola la possibile, diciamo, estensione del prestito di Elliott a Cardinale con un nuovo investitore, che sia fondo, che sia qualcun altro, che comunque, scusate, aiuti Cardinale ad andare avanti col suo affare Milan, perché in questo momento c'è una trattativa in corso per capire se si riesce appunto a estendere dal 25 al 28. Non è detto, c'è una trattativa in corso, quindi la volontà di Cardinale è quella di provarci. Che ci riesca onestamente al 10 dicembre non te lo posso dire, e nessuno lo può dire in questo momento forse. Anzi, se devo essere, diciamo così, se dovessi giocarmi un euro, qui puramente chiacchiera, devo scommettere sul fatto che in questo momento non ci riesca, ma per il semplice motivo che nell'ultimo anno e mezzo, lo sappiamo perché l'abbiamo raccontato, più e più fonti l'hanno raccontato, è andato in cerca di investitori Cardinale, anche non solo nel mondo arabo, e per ora non ha portato a casa niente. Quindi
ha qualche mese per farcela. Non lo so, sì, ma è una situazione un po', come ti dicevo prima, particolare. Vedremo cosa accadrà, anche perché, cioè, vedremo anche quali saranno magari gli scenari, se non riesci a trovare investitori, non riesci a concludere questa trattativa con Elliott. Cioè, cosa succede poi? Cosa fa Elliott? Si riprende, non si riprende il Milan? Non lo so. Sarebbero scenari da capire e da comprendere, oltre a quello appunto in cui Cardinale trova un altro investitore che gli dà una mano e quindi tutti belli, contenti, felici, volemose bene e si va fino al 2028. Non lo so, per me lo stadio coprirà una parte importante in tutta questa faccenda. No, ma è fuori di dubbio che tutto ruota intorno a quello, perché tanto 50-60 milioni di Champions, sì o no, spostano, per carità di Dio, spostano, non sto dicendo di no, ma spostano relativamente. All'interno di un affare, all'interno dell'affare Milan, sposta lo stadio e tutto quello che ne consegue, con la costruzione, gli introiti, la possibile, diciamo così, occasione per rivendere il Milan con un pacchetto che comprenda anche lo stadio. Insomma, è quello che sposta realmente gli interessi. E come vi avevamo detto, aspettiamo poco, un mese e mezzo, non di più, per capire cosa sarà della questione stadio, soprattutto legata a San Donato. E a quel punto probabilmente si capisce anche tutto il resto. Per ora, certo, la domanda è: ma che gioco stiamo giocando? Cioè, del tipo, va bene, resta Cardinale ancora per 3 anni, ma le prospettive poi, cioè, per la società Calcio Milan, l'associazione Calcio Milan, quali sono? Perché un conto sono i suoi affari, e va bene, ma il Milan, cioè l'oggetto, Sì, deve giocare a pallone e vincere le partite eh, in teoria. Infatti per questo ti dico non so nemmeno cosa sperare, perché cioè altri 3 anni con questa apatia, con questa sufficienza, con questa mancanza di focus sulla parte sportiva, cioè 1 e mezzo, 2 li stiam vivendo, li abbiam vissuti eccetera, va bene, arrivando a uno scudetto vinto, poi tra l'altro una semifinale di Champions, quindi ti dirò: okay, ma farne altri 3, cioè che dai, no, dai. diciamo che finora la proprietà Red Bird non è che sia stata, anzi, tutt'altro, perché dal punto di vista sportivo ha peggiorato il biennio Elliott precedente. Sì, Dal punto di vista della gestione delle risorse, cioè dirigenti, allenatori e in parte risultati sportivi, è andata peggiorando. C'è questo punto di domanda sullo stadio, media company che era stata sbandierata non c'è mai stata, c'è un aumento dei ricavi dovuto alle sponsorship, per il resto è bella che è finita, cioè non c'è nient'altro da dire. già. A proposito di nient'altro da dire, chiudiamo con un trafiletto legato a quello che è la vicenda Fonseca. La Procura federale ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine a Fonseca e al Milan per responsabilità oggettiva, dopo le dichiarazioni al veleno sugli arbitri. Al portoghese è stato contestato l'articolo 23 del codice di giustizia sportiva, probabile che prima dell'arrivo del deferimento, allenatore e club decidono di patteggiare e vadano incontro al pagamento di una multa salata. Arrivare a processo, vista la gravità delle dichiarazioni, comporterebbe una squalifica pressoché certa di una giornata. Particolare da non sottovalutare, le parole sono arrivate nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza nei confronti degli arbitri. Non le ha gradite neppure Paolo Scaroni, soprattutto per una questione di stile. Io non opino mai su quello che decidono gli arbitri, ha detto ieri il presidente del Milan, arrivo in Lega, gli arbitri hanno sempre ragione per definizione. Allora, questo per me è quello che potrebbe accadere, ovvero Milan e Fonseca patteggiano per le dichiarazioni dell'allenatore, visto che è un tesserato e quindi viene coinvolto anche il Milan. A questo punto, prima del deferimento del giudice, perché se poi arriva, il rischio è che arrivino le squalifiche. Allora si fa ammenda, diciamo così, si paga la multa e la si chiude qui. Questo perché andare davanti alla telecamera a dire certe cose, purtroppo, anche se uno può anche aver ragione,
conta squalifica, perché non si può fare. Sì. Forse sarebbe stato il caso di mandare un dirigente a farla, perché mal che vada prende un'inibizione di 1 mese a parlare. E tanto i nostri non è che parlano, Quali dirigenti? lo so, quali dirigenti la domanda, ma non abbiamo risposte. Ma E quali quindi dirigenti? Ma quali dirigenti? Ma quali dirigenti? Quali dirigenti? Quali dirigenti? Noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo tra poco da Milanello, Henry, grazie. Ciao, a dopo. Ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.